Negli Emirati Arabi, come in altri paesi dove la religione ha un forte impatto sulla vita quotidiana, è normale trovare palestre riservate solo agli uomini o solo alle donne. Fa parte di una cultura che si basa sulla separazione dei generi in molti ambiti della vita pubblica. Un esempio famoso è la Oxygen Gym a Dubai, una delle palestre più iconiche al mondo per chi pratica bodybuilding, ma accessibile solo agli uomini. Struttura iperspecializzata, con macchinari avanzati, ambienti altamente professionali, ma completamente chiusa alle donne. Questa distinzione netta, per quanto possa sembrarci anacronistica, è perfettamente accettata e integrata nel loro contesto culturale. Da noi, invece, una divisione così rigida risulterebbe fuori luogo, se non addirittura discriminatoria. Eppure, in Italia, da qualche tempo, stanno spuntando palestre interamente dedicate alle donne, oppure aree women only dentro i centri fitness tradizionali. Essendo una ragazza che frequenta la palestra da anni e che ama allenarsi sul serio, mi sono chiesta: ha davvero senso tutto questo? Secondo me no, non serve, almeno non qui. Mi alleno da parecchio tempo, ho frequentato diverse palestre sia in Italia che all'estero e in tutta sincerità non ho mai vissuto situazioni spiacevoli. Nessuno mi ha mai infastidita o fatta sentire a disagio, né uomini né donne. Anzi, nella maggior parte dei casi, ognuno è concentrato sul suo allenamento. Magari scambia due parole e via. Mi sono sempre sentita tranquilla e rispettata. In Italia, almeno per ora, non siamo un paese dove cultura o religione impongono la separazione tra i sessi in spazi pubblici. Non ho mai sentito il bisogno di isolarmi durante l'allenamento. Forse sono stata fortunata con le palestre che ho scelto, o semplicemente il problema è meno diffuso di quanto alcuni vogliano far credere. Detto questo, riesco a capire che in certi casi uno spazio dedicato alle donne possa rappresentare un'opportunità. Penso ad esempio alle ragazze che vivono in contesti familiari più rigidi, dove uscire da sole o condividere certi ambienti con uomini non è ben visto. Per loro queste palestre possono essere una via d'uscita, una possibilità per iniziare a prendersi cura di se stesse senza scontrarsi con limiti culturali o religiosi. C'è poi chi, per insicurezza personale o per esperienze negative, si sente più a proprio agio lontano dagli sguardi maschili. Anche se, diciamocelo, in palestra è normale che qualcuno ti guardi ogni tanto. Non perché sei una donna, ma perché ci troviamo in un luogo pubblico. A volte vedo dei TikTok in cui alcune ragazze sembrano convinte che ogni uomo in sala pesi abbia lo sguardo fisso su di loro 24/7. Ma nella mia esperienza queste sono esagerazioni. Forse in altri paesi è davvero così, ma qui da noi Non penso proprio! mi è capitato di frequentare anche una palestra che aveva un'area dedicata esclusivamente alle donne. E beh, ho delle sensazioni miste. Da un lato c'erano cose molto comode. La sala era vicinissima allo spogliatoio, perfetta per ottimizzare i tempi morti, come un vero ingegnere. C'erano macchinari che sembravano pensati apposta per noi, come una leg press orizzontale che mi permetteva una profondità perfetta in accosciata. E alcuni dettagli che ho adorato, tipo i manubri più piccoli, da 1, 2 o 3 kg, per fare il microloading. D'altro canto, però, si vedeva una certa superficialità nella progettazione della sala. Tanti attrezzi per gli addominali, pesi limitati, come manubri fino a 20 kg e solo un bilanciere, nessuna Smith Machine e spazi ristretti. Sembrava fatta più per chi vuole tonificare e farsi una foto allo specchio
piuttosto che per chi si allena davvero con criterio. Questo mi ha un po' infastidita anche perché perpetua l'idea che le donne in palestra debbano allenarsi come cappuccina ballerina, in punta di piedi, con poco carico e intensità pari a zero. Insomma, Grazie, ma no, grazie. aggiungo un piccolo dettaglio stravagante. Nessuna, e ripeto, nessuna chiudeva mai la porta dello spogliatoio, cosa che di solito sarebbe un problema. Ma lì, sapendo che eravamo tutte donne e che non c'era nessun'altra via d'uscita, mi sono sentita più tranquilla anche nei momenti più fragili, tipo quando esci dalla doccia e si vedono tutte le tue vergogne. Alla fine, per me, queste palestre non sono altro che una mossa di marketing, un modo per attrarre una certa clientela vendendo loro un'idea di comfort e sicurezza che, almeno nel mio caso, non ho mai sentito davvero necessaria. Ma non nego che possano essere utili ad altre persone e se funzionano per loro, ben venga. Personalmente, continuerò ad allenarmi dove trovo gli attrezzi come piacciono a me e che sia più facilmente raggiungibile da casa mia. Se poi trovo una zona women only con attrezzi ben fatti, tanto meglio. Ma non sarà mai una questione di genere, solo una questione di buon senso e di sensazione sotto i macchinari. Ma adesso passo la palla a voi. Ai ragazzi chiedo: e per voi avrebbe senso una palestra solo per uomini? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi ci becchiamo al prossimo video.